Immagina un'estate senza sole. Il cielo è grigio da mesi, la pioggia batte incessante sulle finestre, i raccolti marciscono nei campi e la fame avanza. È il 1816, è l'anno senza estate. È successo veramente. E c'è stato un motivo preciso per cui è successo. L'anno precedente, a migliaia di chilometri di distanza dall'Europa, il vulcano Tambora eruttò con una potenza mai registrata nella storia umana. Le sue ceneri avevano oscurato il cielo, bloccato la luce del sole e cambiato il clima globale. Tutto era partito dall'Indonesia, ma gli effetti si erano riversati in tutto il pianeta. L'anno dopo, il 1816 appunto, sarà ricordato sempre come l'anno senza estate, in cui successero nevicate a giugno in tutta l'Inghilterra, ma anche in Italia, piogge infinite, carestie, freddo, miseria. In questo scenario apocalittico seguiamo le vicende di una ragazza appena 17enne, una ragazza inglese, dal nome Mary Wollstonecraft Godwin. Lei fugge da Londra con il suo amante Percy Shelley, un poeta visionario, in realtà già sposato con un'altra donna, che però non ama più. Mary e Percy scappano in Svizzera, vanno sul lago di Ginevra, e lì li raggiunge anche il poeta maledetto più celebre dell'Inghilterra, Lord Byron. Per via dell'eruzione indonesiana, le giornate sono cupe, le passeggiate all'aria aperta sono impossibili e piove costantemente. Così in questo clima cupo, in questa casa gotica, Byron propone un gioco, scrivere una storia dell'orrore. Ma Mary la prende molto seriamente e per lei non è solo un gioco, ma diventa una sfida, una specie di ispirazione profonda. Le notti per lei sono agitate, i sogni sono tormentati e una sera, dopo ore di insonnia e discussioni sul galvanismo e l'elettricità, Mary ha una visione, un uomo inginocchiato accanto a una creatura inanimata che prende vita con un sussulto. È la nascita di Frankenstein, che, attenzione, è il nome dello scienziato che crea appunto la creatura, il mostro, e non il nome appunto della creatura che sarà sempre nel libro chiamata in questo modo, o creatura o mostro o con altri appellativi simili. Frankenstein, quindi non confondiamo, è il nome dello scienziato, Victor Frankenstein. Mary, quindi, che ha preso questa sfida molto sul serio, è riuscita a scrivere questo romanzo meraviglioso che sarà destinato a cambiare la storia stessa della letteratura mondiale e sarà ricordato come uno dei primi veri romanzi di fantascienza e soprattutto uno dei primi di questo tipo scritti da una donna. E quello che davvero ha avuto un effetto dirompente su tutto il mercato editoriale di quel tempo, soprattutto perché a quel tempo non erano accettate opere simili da parte di una donna e non erano neanche credute possibili. Infatti, come vedremo, inizialmente il libro uscirà in forma anonima. Comunque, quel sogno nel 1818 diventa un romanzo e viene pubblicato. Non si sa bene se per giudizio degli editori o per paura del giudizio da parte di Shelley, questo romanzo esce in forma anonima. Nessuno infatti crede che un'opera così potente possa essere uscita dalla mente di una giovane donna, giovanissima. Eppure è così. Mary Shelley è figlia della filosofa femminista Mary Wollstonecraft e del pensatore radicale William Godwin, e ha dentro di sé un fuoco che nessuna tempesta può spegnere. Ma dietro quel mostro fatto di carne cucita c'è molto di più. C'è un amore scandaloso, una fuga attraverso l'Europa, figli perduti, un marito annegato e una vita vissuta sempre controcorrente. Questa è la storia di una donna che ha sfidato la morte con la sola forza della scrittura, la madre della letteratura fantascientifica moderna, una ribelle nel cuore dell'Ottocento. Questa è la storia di Mary Shelley.
Fin dalla giovanissima età Mary si capisce che non è una ragazza come le altre. Lei è cresciuta tra libri, filosofi, idee rivoluzionarie, è figlia di due personaggi molto particolari, anche se in realtà la madre non l'ha mai conosciuta perché è morta proprio dandola alla luce pochi giorni dopo la sua nascita. Lei comunque, Mary, è cresciuta respirando pensieri che facevano paura all'Inghilterra ben pensante e a soli 16 anni si era innamorata di Percy Shelley, questo poeta romantico, libertario, già sposato in realtà, come abbiamo detto, molto discusso, scandaloso in ogni suo gesto. Ed era fuggita con lui. Aveva sfidato tutto e tutti, ribellandosi alle costrizioni di ogni tipo. E ora, in quella villa vicino al lago di Ginevra, incinta, isolata, sotto un cielo che sembrava precipitare per via dell'eruzione del vulcano indonesiano, lei stava dando vita alla creatura letteraria più potente di sempre, Frankenstein. Il titolo originale dell'opera è Frankenstein o il moderno Prometeo. E questa non è solo una storia dell'orrore, è una riflessione sulla solitudine, sull'abbandono, sull'ambizione umana che vuole superare la natura. Ed è un romanzo davvero bellissimo, è un grido di un'emarginata, perché Mary fondamentalmente era un'incompresa emarginata, una giovane donna che si sente osservata, giudicata e mai davvero compresa. Vediamo perché il titolo era così particolare inizialmente, poi forse il sottotitolo è stato abbandonato nel tempo e le versioni successive sono uscite solo con il titolo di Frankenstein, ma inizialmente, come abbiamo detto, era Frankenstein o il moderno Prometeo. E questo non è solo un sottotitolo, ma è proprio una dichiarazione, un monito, una promessa che Mary fa al lettore, come ogni buon titolo. Prometeo era il titano che osò sfidare gli dei, che rubò il fuoco sacro e lo donò agli uomini, il fuoco della conoscenza, dell'invenzione, della coscienza, questo nella filosofia, nella leggenda greca. E appunto nella storia anche lo scienziato Victor Frankenstein osa troppo, proprio come Prometeo, e scava nel mistero della vita, scompone la morte, dà vita a una creatura nuova nata dalla carne, ma priva di nome ed amore, perché come detto la creatura non ha un nome. E come Prometeo anche Frankenstein sfida l'ordine naturale. È come Prometeo, infatti, viene punito non da Zeus questa volta, ma dalla sua stessa creazione che lo uccide. Quindi Mary in questo romanzo ci mette in guardia, ci chiede fin dove possiamo spingerci come umani, cosa accade quando l'uomo nel suo desiderio di sapere si dimentica di sentire. È un'epoca, quella in cui vive Mary Shelley, in cui la scienza comincia a correre più veloce dell'etica. C'è un grande scontro, come abbiamo già visto anche in altri video, tra religione, etica, scienza. Ed è in questo contesto che Mary firma il romanzo visionario che è Frankenstein, cioè un insieme di racconto gotico, tragedia umana e profezia moderna e scientifica. Un romanzo che ancora oggi ci guarda negli occhi e ci chiede chi è davvero il mostro. Ma purtroppo la vita con Mary non ha pietà. Nei 10 anni successivi alla pubblicazione del libro, Mary seppellisce 3 dei suoi 4 figli. Muoiono nel silenzio tra febbri e spasmi, e anche Percy, il suo grande amore, muore annegato in mare, al largo delle coste italiane. Quando recuperano il suo corpo, il cuore è ancora integro e Mary lo conserva per il resto della sua vita. È sola. Ha 24 anni, ma non si arrende. Torna a Londra con l'unico figlio rimasto, Percy Florence. Scrive, lavora, lotta, rifiuta nuovi matrimoni, protegge la memoria del marito, pubblica le sue opere. Per vivere Mary scrive biografie, racconti, romanzi dimenticati e tra quelli che la incontrano pochi immaginano che quella donna dal volto severo, spesso vestita di nero, sia la donna che ha dato origine a uno dei più importanti e longevi romanzi della storia della letteratura mondiale.
Mary Shelley muore a 53 anni per un tumore. La seppelliscono accanto alla madre, quella madre che lei non aveva mai conosciuto perché appunto morì pochi giorni dopo la sua stessa nascita. Ma Frankenstein, il libro di Frankenstein, che parla di questa creatura che forse non ebbe mai una vita vera, quella mancanza di vita non muore mai. Il mito di Frankenstein è tuttora vivo e si è trasformato in un simbolo in cinema, in teatro, in graphic novel, in protesta. Questo libro bellissimo che davvero vi consiglio di leggere perché è un libro davvero ricco di spunti, di profondità, è davvero sorprendente. Spesso si conosce la storia di Frankenstein per via delle trasposizioni cinematografiche, ma vi consiglio di recuperare il libro originale, ci sarà probabilmente in tutte le biblioteche, e leggere questa splendida avventura che è molto più profonda di quello che si ricorda così dai film che abbiamo visto forse tanti anni fa. In particolare pensare che dietro questo mostro ci sia una giovanissima donna, una ragazza che osò scrivere quando nessuno voleva ascoltarla. Una ragazza che ha affrontato la morte, la solitudine e ne ha tratto una luce nera, forse, ma potente ed eterna. La sua vita stessa è stata un romanzo gotico, ma è stata anche una storia di resistenza, genio e coraggio. Forse proprio come il suo mostro, anche Mary Shelley ha camminato nell'ombra, ma oggi, guardando il cielo cupo dell'anno senza estate, sentiamo ancora la sua voce. Ci chiede chi siamo davvero, se siamo creatori o creature, se siamo umani o dei, e ci ricorda che anche dalle tempeste può nascere qualcosa destinato a durare per sempre. Questa è la storia di Mary Shelley.